Buongiorno. Nintendo Switch non si accende perché? Vediamo subito. Allora, mi è stata inviata qua da me, da un laboratorio, anch'esso di riparazioni, però riparazioni per computer principalmente, non svolgono cose per console. E, e il problema è questo qui, vedete? Individuato subito. Allora, questo chip qua, come vedete, ha sofferto umidità. Anche qui dalla scocca si può notare, vedete? Questi qua sono tipici segni di umidità, tanta umidità, ok? Vedete? Umidità bella forte e quindi penetra all'interno. Ok, qui c'è eccolo qui. Questo qui è il pad termico per questo chip qua, perché questo chip qua è quello responsabile della ricarica assieme a questo qui, ok? Questo gestisce l'ingresso, cioè il voltaggio in ingresso per il caricatore, 5 volt, 15 volt, eccetera, mentre questo è quello che controlla la batteria, il voltaggio della batteria, lo stato della batteria, eccetera, queste cose qua, no? Ok, quindi questi due lavorano insieme, ma questo qui non fa solo questioni della batteria, ok? Fornisce anche energia all'intera console, quindi da qui passa, è come un piccolo interruttore, no? Da un lato fa entrare la corrente per la batteria in modo da caricarla, dall'altro invece fa uscire la corrente dalla batteria per il resto della console. E chiaramente questo qua si è corroso. Perché? Perché il pad termico, a causa delle elevate temperature, quando il chip si raffredda, si forma un po' di condensa, ok? È normale, specialmente in ambienti umidi, ok? Dentro in casa, sempre attaccato alla dock o roba simile, no? E questo capita, ok? Quindi il problema è che però questo adesso è morto, ok? Se noi andiamo con il nostro multimetro, ok? Andiamo a prenderci qui, ok? Per la massa e andiamo a verificare attorno. Noi abbiamo di qua c'è la massa, di qua sembra ok, anche se qua è veramente messo male. Poi qui, vedete, abbiamo 0 e 0, quindi qua è in cortocircuito adesso questa cosa qua. Può essere un cortocircuito perché è corroso, si vede anche, guardate, le tracce, le vedete che è più scura rispetto a queste qui sono belle chiare, queste sono più scure, perché la corrosione è entrata addirittura all'interno della maschera, vedete, e sta causando il marcimento del rame, ok? Andiamo a controllare continuamente i nostri condensatori, qui è un valore giusto, qui è un valore giusto e qui, ecco anche qua 0 e 0, ma qua non c'è la corrosione, quindi mi indica specificatamente che questo chip qua è bruciato, ok? Si è bruciato. Quindi adesso andremo a togliere la scheda, togliere il chip, rimpiazzare il chip, ricostruire un attimino quello che c'è da ricostruire se serve, ok? Magari gli diamo una pulita qui attorno per ripristinare un po' il rame in condizioni migliori. E in teoria la console dovrebbe accendersi e funzionare, perché attualmente questo chip qua non riesce a far accendere la console perché non riesce a far passare il voltaggio dalla batteria fino al resto della console. Se non vado errato, qui dovrebbe essere l'uscita, ok? Qui dove c'è appunto questo induttore dovrebbe uscire il voltaggio della batteria, quindi 4, qualcosa quando è carica, ok? Bene, smontiamo, rimpiazziamo e vediamo cosa succede. Ecco fatto, adesso il chip è tolto. Andiamo quindi a pulire, ok, un po' la zona, vediamo cosa ci abbiamo. Un bel po' di corrosione ci abbiamo. Sono quasi stati, anzi senza quasi secondo me. Qua non c'è forse più niente.
Ok, avviciniamoci. Voglio vedere da più vicino. È un po' così così la situazione. Proviamo a grattare un pochino, ma proprio poco poco, con la nostra pennetta qua. È rimasto qualcosa, ma comunque un po' di rame è stato mangiucchiato via, si nota. Mhm. Già. Ok. Allora, qui sembra comunque tutto in ordine, eccetera. È meglio averlo fatto che lasciarlo in quello stato solo e semplicemente perché appunto la corrosione avrebbe poi mangiucchiato tutto il resto, ok? E prima o poi si sarebbero interrotte, quindi meglio così che allora possiamo pulire e eliminare l'acidità che sta causando problemi, quindi con l'alcol isopropilico annulliamo tutto l'effetto continuativo della corrosione, ok? In modo che così potrà mantenersi a lungo. Allora, andiamo a vedere qui di nuovo se c'è qualcos'altro che sta creando problemi. Allora, siamo sempre in modalità diodo. Allora, avevamo detto che questo ci stava dando problemi. Ah, ok. È un problema se ci abbiamo 0 da tutte e due le parti, sinceramente. Non va bene. Allora, e poi avevamo detto che c'era questo qui. Ma adesso questo qui chiaramente non c'è più il chip e di conseguenza non mostra più 0 ohm, 0 come valore. Quindi questo è un discorso risolto, ma non questo. Qua abbiamo ancora un cortocircuito. Vediamo di quanti ohm. Ok, andiamo in modalità resistenza. Quanti ohm abbiamo qui? Eh sì, è un corto bello e buono questo. Allora, se non ricordo male, questo qui dovrebbe essere la massa. Sì, perché abbiamo una minore resistenza, 0,10. Ok? Mentre qui abbiamo 0,20. Quindi c'è qualcosa di più. Quindi questa è ancora in cortocircuito. Bene. Si fa più interessante. Cos'è che è esploso adesso? Allora, perché io non ho trovato altri componenti che mi facessero pensare che c'è qualche problema in giro. Allora, la cosa migliore sarebbe intanto facciamo un'ispezione visiva giusto per capire cosa succede. E ci sono anche eventualmente i punti qui. Vediamo modalità diodo anche qua. Allora, verifichiamo questi qui. Qua abbiamo 44, qua abbiamo 44. Ok, ci giriamo, andiamo a controllare questi qui. 0,72, 0,73 ci siamo. Vediamo 0,45. Se abbiamo 0,45 qua vuol dire che il fusibile è buono. E dopo abbiamo questo qui 0,44, questo qui anche questo 0,44 e allora vediamo qui, vediamo se abbiamo qualcosa di strano qui. Allora 0 e 0, ma questo credo sia forse normale perché è una linea bassa. Questo qui è una linea in uscita ma bassa.
in teoria fa qualche ohm, quindi eccolo qua, vedete 20 ohm, va bene, questo va bene, questo fa 6 ohm, mi sembra un tantino basso, ma non è questo il problema adesso. Allora verifichiamo anche questo, qua abbiamo 0 ohm e qua abbiamo 0 ohm, sì, la linea principale è in cortocircuito, quindi c'è qualche cosa che alla console non gli piace. Allora, sì, continuiamo la nostra ispezione. Cos'è che non piace alla console? Vediamo se c'è qualcosa di evidente, tipo un condensatore magari, per pura fortuna, ok? Che è esploso e si nota, chiaro come il sole, magari. Sarebbe troppo bello. HD CPU 01, ok, dovrò prendere in considerazione questa cosa qua per andare a prendere i ricambi eventuali. Altri magari segni di liquido, di umidità, potrebbe anche essere. No, non c'è nulla di strano. E allora che cosa facciamo? Andiamo sopra il banco a questo punto e andiamo a verificare con il nostro alimentatore da banco impostato per 1 volt. Possiamo cominciare con 1 volt, 1 ampere, 2 ampere, per verificare dove sia questo cortocircuito, sperando non sia il processore. Non dovrebbe, perché quella lì è la linea primaria di uscita, quindi controlla tutto, cioè è quello che dà energia a tutto, quindi potrebbe essere letteralmente qualsiasi cosa. Lasciate che prendo un attimo la mia telecamera termica. Allora, siamo a 1 volt, 2 ampere, va bene. Allora, prendiamo la nostra massa, ma mi avvicino. È un po' complicato però così, perché sono molto più lontano rispetto al normale. Ho le sonde corte e non ci arrivo molto bene. Allora, e andiamo qui. Allora, io qui ho, wow, assorbimento massimo, 2 ampere. E l'unica cosa che si scalda è qua sopra. Però il calore sembra diffuso, non è il chip M92. Allora, è il MOSFET, questo qua che ci sta sopra. Ma non so se questo poi controlli altro, quindi andiamo a verificare da dietro la scheda, perché chiaramente qua in questa zona qui, come ho già avuto in passato, ci sono questo gruppo di... Ah, cavolo, non riuscito a vedere. Allora, dietro a questo cipettino qua, ok? Ci sono questo gruppo qua. Questo qui è il chip che crea, ok? La 3,3 volt per il sistema. Però ci sono anche questi piccoli condensatori qui e mi è capitato una volta di avere questo condensatore qua in alto o uno di questi due qui. È un video vecchio, ci ho fatto pure un video su questa cosa qua e appunto mi dava questo problema qua, magari è anche quello, ok? Quindi riproviamo, ok, andiamo a toccare la zona e con la telecamera termica, sì, vedete, l'ho beccato. Ehi, per cortesia, eccolo lì. Allora, sì, va bene, non me ne frega niente della batteria. C'è qualcosa lì, quindi o uno dei condensatori, verifichiamo. Allora, andiamo vicini vicini. Riesci a mettere a fuoco? Ecco qua. Allora, come stavo dicendo, questa qui è la linea in ingresso, ok? Questo qua. E quindi c'è questo condensatore qui, questa dovrebbe essere la massa, ok? E poi c'è l'uscita, questa è l'uscita, 3,3 volt. Quindi o è questo
oppure è il chip e c'è qualcosa qui che è in cortocircuito e quindi il chip si scalda apposta perché c'è un grande assorbimento di corrente sulla linea lì, sulla linea in uscita, e quindi dobbiamo verificare. Allora, in resistenza prendiamo la massa qui, andiamo a verificare qui. No, l'uscita è buona, quindi secondo me è lui, perché questo qua è l'ingresso, vedete, 0 e 0, però qua è la massa effettiva perché 0,10, vedete, mentre di qua è l'ingresso 0,20, eccolo qua, quindi secondo me è lui. Andiamo a staccarlo, aria calda, 450 gradi, 50% di aria. Ci mettiamo la luce così riusciamo magari a vedere più nitidamente. Mi sembrava un po' sospetto, non l'ho detto, però mi sembrava un po' sospetto perché è più scuro rispetto agli altri. Ecco qua, vedete com'è scuro rispetto a questi altri? Questi sono un po' più chiari. Di solito un condensatore che ha subito, vedete anche qua, ve lo faccio vedere sotto il microscopico. Al microscopio che ha una immagine più bella. Mi piace di più l'immagine del microscopio. Allora, stavo dicendo, vedete com'è tutto più bello, nitido. Ok. Allora, io adesso ho rimosso il condensatore che c'era lì. Va bene? Però, come vedete, qui, anche qua, vedete che è più scuro il condensatore? Vedete come sono chiari questi? Di solito è un buon indicatore il discorso del colore, perché i condensatori che sono tanto sotto stress diventano più scuri. Ok? Non è una regola perentoria, va bene? Può cambiare, però vedete questo è più chiaro, questo è più scuro. Alcuni, per carità, vengono fuori già di fabbrica, di produzione, scuri così, perché questi qua sono condensatori ceramici, quindi usano la ceramica, una miscela di ceramica che a volte può essere più chiara, più scura, eccetera. Ma nel caso nostro, questo qui, eccolo qui, vedete, è molto scuro, ok? Guardate com'è scuro, sembra quasi bruciato, no? Come se abbia subito molto stress, ok? E adesso vediamo un attimo se riusciamo a toccare e vedere se abbiamo resistenza zero, se abbiamo trovato il nostro colpevole. Allora, vediamo un attimino. No, 10 mega ohm. Ok, quindi vuol dire che il cortocircuito è ancora lì e quindi è questo chip qua. Ok. Vediamo. Sì. Ah, vuol dire che è lui. Anche se l'uscita, vedete, non è in cortocircuito, fortunatamente. Ok? Se fosse andata in cortocircuito avrebbe portato 4-5 volte direttamente di qua dove c'è la 3,3. Quindi qualcosa si sarebbe bruciato. Vediamo qui. Sì, 0. Mhm. Sì. Allora, rimuoviamo. Non so se effettivamente, non ho mai misurato questo piccolo induttore qui, non so se effettivamente ci devono essere 0 ohm, anche se comunque mi sembra strano. Andiamo a vedere. Ok, prendo una scheda di ricambio, vediamo. Ah, guardate, ne ho qua giusto una. Ok, questa è una HD CPU 10, ma più o meno siamo lì. Ok, il chip è lo stesso e lì c'è l'induttore. Ok, andiamo a verificare sull'induttore cosa abbiamo. No, vedete? 6 mega ohm. Ok, e qua? Ah, qua abbiamo cortocircuito, vabbè, quindi qua è un discorso, va bene, è qua il cortocircuito, ma vabbè, non mi interessa. Ma qui è buono, vedete, kilo ohm, quindi in ingresso è buono, in teoria questo chip qua va bene. E qui comunque abbiamo 6 mega ohm, ok? Quindi in teoria
dovrebbe essere a posto. Il problema è che questo è un BGA, quindi verificheremo. Allora, prendiamo qua, va bene. Aria calda di nuovo, lo stacchiamo. Non riesco neanche ad entrarci, mi servono le pinzette più sottili. Ok. Allora, per buona pratica riscaldiamo, che voglio vedere le palline divise tra di loro. Ok, perché se ci sono le palline unite chiaramente la cosa non funziona. Bene, andiamo a vedere adesso che valore abbiamo qui. Yeah, 260. Ale, ok, il cortocircuito è risolto. Quindi era questo chip qua. Qui abbiamo ancora kilom, megam, quello che sia, adesso la scheda è anche calda. E qui abbiamo 0, cioè linea aperta, overload, ok? Quindi non è misurabile perché appunto non si può misurare, non c'è nulla da misurare, è completamente scollegata. Va bene. Allora, quel chip qua è da buttare adesso. Gli installeremo un nuovo chip e verifichiamo cosa succede. Vediamo se riusciamo a salvare questa console oppure no. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. Allora, adesso ci possiamo concentrare qui su questo, ok? Andiamo a mascherare queste tracce qui, di nuovo, così le proteggiamo dalla corrosione o dal resto. Ok? Gli altri vanno bene così perché ci servirà appunto per attaccare il chip. Bene? Allora, UV, lampada UV per i raggi UV. Bene, lo lasciamo qualche secondo, lo aiutiamo con l'aria calda, così fa prima. Aria calda e raggi UV accelerano, cioè i raggi UV accelerano l'indurimento della maschera con l'aiuto dell'aria calda.
l'aria calda dà un bel supporto per fare più in fretta. Ok, così si fa prima ed è tutto bello indurito. Bene, adesso non serve altro che preparare qui saldatore, lo stagno, ecco. Allora controlliamo le saldature, ci avviciniamo però. Allora avviciniamoci, perdonate, lo sto tenendo in mano e sarà un po' difficile. Allora qui sembrano buone, anche qua mi sembra molto buono. Allora, tralasciando le saldature, che purtroppo non si può fare molto in questo lato qua perché c'era la corrosione, sembrano attaccate. Voi che dite? Non è bello, ma è funzionale. Vediamo se riesco un po' più di luce in qualche modo. Ecco, dovrebbe funzionare. Vedremo, staremo a vedere. Allora, intanto ugualmente facciamo il test con il multimetro, ok? Quindi torniamo indietro con il fuoco, molto bene. Andiamo a misurarci un po' qua attorno, ok? Allora, questa linea qua, ah no, siamo ancora in chilo, in resistenza, quindi modalità diodo, eccoci qua. Qua 0,18, va bene. Adesso sta scendendo solo perché il tappetino sotto è caldo e quindi sente il calore. Dopo, qui abbiamo 0,9, va bene. Qui 0,51, 0,44, 0,47, vedete che adesso fa 0,47, qui 1, ok, 1. Va bene, molto bene. Sembra tutto in regola qua. Quindi possiamo tecnicamente provare, ok, a vedere se si accende, se fa qualcosa. La batteria. Bene. Ora speriamo. 3, 2, 1. Accenditi. Yeah! Si è accesa! Avanti. Ok. Sta troppo tempo qua. 21010001. Ok, quindi abbiamo un problema pure all'M92? Eh sì, codice di errore, adesso ve lo faccio vedere, 21010001. Mannaggia, però ho fatto qualche misurazione, sembrava a posto, sinceramente. Va bene, allora spegniamo, teniamo premuto, ok, stacchiamo la batteria almeno si accende, almeno si accende, ok? Adesso purtroppo la spesa per me sale perché gli ho già dato un preventivo di spesa, ho già fissato un prezzo per questo negozio qui
e quindi sarà una cosa di tasca mia in questo caso. Allora, sempre modalità diodo, andiamo a misurarci qui tutti i condensatori attorno come al solito, ok, anche se come avevo già detto, allora qua fa 0,49, 0,31, 0,47, 0,31. Non sembra ci sia qualcosa di strano, eh. Poi c'è questo punto qua, 0,45. Ok che fa un po' strano sinceramente, anche questo, 0,45. Da quanto ricordo dovrebbero essere 0,6. Però 42 qui, 37 qui, 45 qui e questo qua che fa 26, va bene. Quindi non sembra ci sia qualcosa di strano. Però la console dice, eh no, c'è qualcosa di strano. Quindi va bene. Ops, non so come sia finita lì. Fortuna che non c'era batteria. Va bene, allora continuiamo. Risolviamo anche questo problema e ci rivediamo quando ho risolto. Ho scoperto un'altra cosa, ok? E prendete nota perché questa è una cosa che non si vede spesso, ok? Allora, come vi avevo fatto vedere, la linea primaria del sistema, ok, misurava, andiamo in modalità diodo, 0,09. È sbagliato. Perché? Perché qui ho una console perfettamente funzionante, ok? E questa console perfettamente funzionante, fortuna che ce l'ho, ok, è identica HD CPU 01, va bene? E questa console qui, nello stesso identico punto, 0,34, ok? E anche qua sopra, vi avvicino, ok? Così riuscite a vedere meglio. Allora, qui 0,34, che questa è l'uscita qua dell'induttore, praticamente qui, ok? Questo qua 0,34, poi anche qui che viene da questo condensatore qua 0,34, ok? Sulla mia, non la mia, sulla scheda che sto riparando i valori sono questi: 0,09 che è sbagliato e 0,20 che è sbagliato, va bene? Allora, chiaramente nel 99% dei casi è l'M92, ok, questo qui, che crea questo errore. Ma infatti è la cosa mi pareva stranissima, ogni singola cosa attorno, ok, tutte le misurazioni erano perfette. Di solito quando succede questo errore qui, almeno uno di questi condensatori qua in alto, ok, è in cortocircuito, per indicare che il chip non funziona molto bene, ok? Ma non è questo il caso. Io l'ho staccato apposta per verificare se cambiava qualcosa qui. Ma qui infatti, come vedete, è staccato, ma qui non è cambiato niente. E allora che cosa ho fatto? Ho fatto così. Noi abbiamo 200 ohm, ok? Non è una cosa, non è un cortocircuito, non è una situazione normale, diciamo, no? Ok? In cui fare uso dell'alimentatore da banco per cercare dei cortocircuiti, no? Però in questo caso possiamo farlo ugualmente, ovvero non è un cortocircuito, è chiaro, ma è una bassa resistenza, veramente bassa resistenza, ok? Quindi qualcosa, utilizzando un adeguato voltaggio, ok, si scalderà sicuramente, ok? Ci vorrà di più, ci vorrà del tempo, eccetera, ma ci sarà sicuramente qualcosa che si scalderà, ok? Quindi io ho impostato il mio alimentatore, ok, a 3 volt, alimentatore da banco 3 volt 2 ampere. Perché ho fatto questo? Perché tanto qui
questa linea qui, è la linea di uscita, ok? Quindi il massimo della linea di uscita è 4,2 volt, perché è esattamente il voltaggio di una batteria, ok? Quindi qua, se noi colleghiamo una batteria qui, qua ci ritroviamo il voltaggio della batteria, ok? Molto bene. Allora, quindi io sono andato sono tornato qua dietro, ho detto magari è lo stesso questo chip qua, che l'ho cambiato, ma o l'ho saldato male, oppure è difettoso, che ci può stare benissimo, va bene? Ma non è questo il caso, io ho già fatto le prove, adesso ve lo faccio vedere, ve lo riconfermo, che non è questo il caso. Allora, se noi andiamo a metterci, io devo prendermi delle sonde più lunghe per l'alimentatore da banco, perché faccio una fatica tremenda, ok? Quando si tratta di queste cose qua. Allora, se io prendo l'alimentatore da banco e lo collego, chiaramente negativo e negativo, positivo con positivo, ok? Qua c'è il negativo. Allora, io torno qui, su questa linea qua, va bene? Allora, se io vengo qui su questa linea qua, adesso io ho un assorbimento di 140 mA. E che cos'è che si scalda lì? Quello lì, ragazzi miei, è il chip audio. Esattamente, il chip audio è andato e crea questo problema, ok? Quindi se noi andiamo a rimuovere questo qui, dovremmo tornare ad avere un valore normale sulla linea in ingresso, cioè sulla linea del sistema, il voltaggio del sistema. Proviamo subito. Molto bene. Torniamo a collegare qui le nostre sonde sul multimetro. Ecco qua. Quindi adesso siamo in modalità diodo, va bene? Tecnicamente possiamo già vedere dei risultati, ok? Se noi andiamo e prendiamo qui, vedete 0,26, molto molto più alto. Adesso, come comprendete, la scheda è calda, quindi il valore il valore che vedete crescerà nel tempo. Più la scheda diventerà fredda, più il valore sale. Adesso ci siamo. Adesso sì che ci siamo. Quindi, cos'era quell'errore lì? L'errore lì, 21010001, ok, è un errore che indica un problema sul bus I2C, ok? È una linea che utilizza l'intera console per comunicare tra i vari chip, ok? Perché, come sapete, o magari come non sapete, ok, che così ve lo spiego io, le console, appena gli si dà corrente con la batteria o con l'alimentatore, fanno una sorta di check, ok? Controllano che tutti i componenti sulla scheda presenti siano funzionanti, va bene? Quindi utilizzano questo bus, ok, dati, per comunicare tra di loro. Il processore comunica con il processore qui comunica con la memoria di sistema, comunica con l'M92, comunica con il BQ chip, comunica con appunto il PIP13, comunica con il chip audio, ok? E comunica anche con questo chip qua, che è quello antipirateria per la questione dei giochi su cartuccia, ok? Quindi fa un bel po' di controlli, ok? Appunto, se questi controlli passano, la console si accende, ok? Ma possono anche non passare, cioè nel senso la console fa questi check anche durante l'avvio, ok? Quindi la console si accende, vi mostra il logo Nintendo, lei sta già cominciando a controllare ogni singolo chip, questo, quello, destra, sinistra. Se vedete che il secondo logo Nintendo, ok, perché prima compare la scritta cerchiata con la scritta Nintendo, no? Conoscete? Poi c'è il secondo logo del Nintendo Switch, ok? Ecco, quel logo lì
è anche esso stesso un indicatore se la console sta andando a buon fine oppure no, perché quel logo lì dovrebbe stare massimo 2-3 secondi visibile, poi dovrebbe spegnersi e accendersi e accedere al menu iniziale della console, ok? Quindi nel momento in cui si fanno anche queste cose qui, poi capitano anche gli errori, no? Ok? La console mostra poi l'errore. E quell'errore lì è un errore della linea di bus, ok? Non necessariamente di un singolo componente, ok? In questo caso, appunto, l'M92 era perfettamente sano. Se io adesso lo vado a rimontare, lui non ha nessun problema, ok? Lui non ha nessunissimo problema. Era questo chip qua, il chip audio, a essere fritto, ok? E che dovrà essere cambiato. Quindi facciamo sta cosa qua e vedrete che la console funziona, partirà. Adesso ne sono sicuro. Però perché è successo tutta questa cosa qua? Beh, è una bella domanda. Io potrei presumere che la corrosione che era presente qui, ok, ha messo in corto due linee, di cui una è quella. Aspettate un attimo che vado a vedere su un sito internet che mi mostra esattamente tutte le linee in ingresso di questo chip qua, e così vi spiego bene, perché voglio spiegarvi bene, ok? Allora, datemi un secondo. Ok, allora, vi stavo dicendo, questo qua è il voltaggio che arriva dalla batteria, questo qui, va bene? Mentre questo qui è il voltaggio di sistema, ok? Quindi qua troveremo il voltaggio della batteria. Se noi ci colleghiamo a una batteria vedremo da 3 volt fino a 4,2. Invece questo qua è il voltaggio del sistema intero, che rimane più o meno stabile a 4,2 volt, ok? Oppure non sono molto sicuro, ma potrebbe variare in base al voltaggio della batteria, ok? Quindi invece questo di qua, questo condensatore qua, è collegato alla linea di alimentazione, ok? Quindi qua vedremo 5 volt oppure 15 volt a seconda del caricatore che viene utilizzato, ok? O a seconda del fatto se viene utilizzato, se la console decide di caricare a 5 volt o 15 volt, quello che sia, insomma. Quindi non è possibile che il fatto dei 15 volt sia passato di qua, perché come vedete questo è un angolo e questo è l'altro angolo e qua c'era il problema. Però non è da escludere che, siccome abbiamo trovato un problema su questo chip qua, potrebbe aver inviato inavvertitamente, ok, 15 volt da qui fino a qua al sistema, ok, alla linea di sistema, e in questo modo aver bruciato quei due chip lì, ok? Non è da escludere, non è una cosa poi inimmaginabile, no? Ok? Quindi, detto questo, fate le spiegazioni. Io direi ricolleghiamo l'M92, ok, al suo posto in questo orientamento, però gli mettiamo un po' di flussante prima, perché ho detto tanto era inutile a questo punto cambiare l'M92, non sarebbe stato utile a nessuno. Questo chip qua funziona benissimo e per fortuna che è rimasto sano, perché poteva causare danni anche un po' più seri. Molto bene. E c'era anche qualcosa di strano, perché caricava senza nessunissimo problema. Anche i valori di diodo, tutto attorno al chip, come avevo già detto, anche qua sulla porta che comunica con l'M92, era tutto perfetto, proprio al millesimo. E ho detto, ma mi pare veramente molto strano, se è l'M92 di solito che dà questo problema qui, o ci sono problemi di caricamento del tipo il caricatore fornisce solo 5 volt e non 15, quindi non comunica con il caricatore per scambiare e far aumentare il voltaggio del caricatore, oppure neanche si carica, non si accende, non fa nulla, non assorbe corrente, capito? E quindi è questo che mi ha fatto un po' di stranezza. Va bene, adesso passiamo qua, su questo chip qua. Quindi prendiamo la nostra scheda qui
sperando che questo sia buono, ok? E che non ci dia problemi ulteriori, perché questa qua è una scheda che in teoria il processore dovrebbe essere morto, ma non saprei. Ed effettivamente qual è il punto? Il punto è che abbiamo più o meno gli stessi sintomi, ovvero se noi prendiamo qui, andiamo a misurare il valore di diodo qua, ok? Qui abbiamo 31, ma qui abbiamo 31 e 31. Boh, per qualche strana ragione adesso va. Prima mi mostrava 0,06. Eh sì. Quindi non lo so. Boh. Strano. Va bene. Ah no, perché non è questa. Non è questa. Era un'altra scheda. Cos'era? Questa qua? No. Questa allora. Sì. Eccola qua. Eccola qui. Questa stavo utilizzando prima, che appunto gli ho tolto il chip da qua, eccola qua, e questa qui mi dà la stessa problematica. Ok? Quindi se noi prendiamo la massa da qua e veniamo qui, vedete 0,06 e non ho mai capito qual è il problema qua, ma potenzialmente potrebbe essere questo qui anche qua, ma non è la riparazione di questa scheda. Quindi questa qui ho confermato che era il processore, probabilmente è perché ho misurato qui il... No, però è un valore basso, è un valore più basso, vabbè. In qualche modo ho confermato che questo chip, questo processore era morto, non mi ricordo come. Quindi prendiamo qua perché i valori sono giusti, quindi questo chip qua è a posto. Possiamo prelevare e trapiantare. Ok, via la scheda. Qua di nuovo su quest'altra scheda non la appoggio qua perché adesso è caldo, se no mi sballa le misure. Riconfermiamo, siamo qui su una zona fresca, vediamo, siamo ancora con 0,3, eccoli qua, 0,32 ragazzi. Bene, e la resistenza è di 6 mega ohm, va bene? Circa. Ottimo. Ok, allora adesso possiamo fare così, ce l'abbiamo già in posizione, perché c'ha il puntino qui, e noi abbiamo la freccetta qui, così sappiamo che il puntino deve andare qui, su questo angolo qua. Quindi mettiamo flussante, ok, perfetto. Qua non serve fare mischiamenti di saldatura o roba varia, perché comunque gli andremo praticamente a rimettere un chip che è già stato saldato, ok? Possiamo fare anche così, che è più veloce. Speriamo non ci siano altri danni, sinceramente. Ottimo. Avete visto come è rimbalzato? Perché ha già la quantità giusta, perfetta di saldatura, e quindi non serve fare nient'altro. Si saldano da soli, praticamente. Ok, adesso aspettiamo che la scheda si raffreddi, ma possiamo comunque eventualmente fare un attimo di prova. Perdonatemi, siete fuori dalla visuale, ma potete vedere il multimetro. Adesso siamo a 2,5 kΩ, ma perché chiaramente siamo caldi, siamo molto caldi. Ok, andiamo in diodo. Ok, valore di diodo, cosa siamo? Siamo lo stesso, 0,25, 26, e andrà su fino a 32, 33, ne sono sicuro. Ottimo, ottimo, ottimo. Bene ragazzi, allora intanto aumentiamo qua, togliamo lo zoom. Perfetto, quali sono i danni? Allora, BQ, il chip audio, l'altro che è sparito da qualche altra parte, quello è il regolatore della 3,3 volt della console, che vabbè, pazienza, è sparito, non so dove sia. Quindi 3 chip, il valore di BQ lo sappiamo, gli altri due io non ne ho la più pallida idea, magari costano una montagna di soldi, ma vabbè, pazienza, ho accettato di fare questo lavoro per una cifra prestabilita. Ok, in questo caso mi è andata male, in questo caso mi è andata male. Di solito non funziona così con me,
Se io trovo qualcosa viene pagato tutti i pezzi di cambio più la quota del lavoro che viene stabilita alla fine. Allora, intanto riassembliamo qua tutto quanto, la retroilluminazione, l'LCD, eccetera, che così vediamo cosa succede, se la console si accende, se mostra ancora l'errore oppure no. Ma tecnicamente non dovrebbe essere così. Oh, era accesa. È accesa ma c'è la luminosità al minimo minimo minimo. Non ho idea del perché, lasciate che... Oh Cristo. È successo qualcosa al sensore? Non lo so. È accesa, ve l'assicuro, è accesa. Vedete? C'è la ventolina che va. È accesa lei. Ma boh, adesso c'è anche la retroilluminazione che mi dà problemi. Ah sì, beh. È chiaro, è normale che non c'è la retroilluminazione. Ho collegato male il cavetto. Ok, mi è venuto male. Ok, adesso bisognerà capire dove cavolo è che... fatemi vedere. Ah, ok, sono ancora nelle impostazioni. Ok, allora adesso con l'aiuto del riflesso, ecco. Ok, più o meno dovrei essere riuscito a spegnerla. Ok, perché la ventola si è pure fermata. Ok, dovrei essere riuscito a spegnerla. Bene, allora stacchiamo la batteria perché il cavetto non è inserito. Allora, vediamo un po' le mie gaffe. Eccolo qua. Vi sembra molto inserito? Io direi di no. Ok, apriamo, inseriamo fino in fondo adesso, chiudiamo, batteria. Ok, adesso ci siamo, adesso ci siamo. Allora, 1, 2, 3, ale, yeah. Ok, Nintendo, questo è il secondo logo, eccolo qua. Se vi si blocca molto tempo qui, vedete com'è stato veloce, eccola qua, ragazzi, risolto il problema. Quindi, una lezione da imparare. Avete questo chip audio qua che ha problemi, che vi vedete con qualche misurazione strana, eccetera, vi può dare questo errore qui. Ok? Alla fine l'ho trovato anche l'altro piccolino, ok? Quindi 3 chip esplosi, motivo ignoto, ma adesso la console è perfetta. Yeah, ragazzi. Come sono contento. E sono contento sia perché ho sistemato la console, sono contento perché ho imparato anche una cosa nuova, perché questa è una cosa nuova, non l'ho mai vista da nessuna parte, è la prima volta che a me succede, e che forse succede anche in giro ad altre persone, non è mai successa ad altre persone probabilmente, o non è mai stata documentata. Ah, aspettate che gli andiamo a verificare internet, perché con tutti i problemi che ci ha avuto, ok, va bene, sì, ha trovato la mia rete, colleghiamo, vediamo cosa succede. Perfetto, ok. Allora, vediamo sistema 18.1, dovrebbe essere l'ultimo se non sbaglio. Perfetto. Ottimo, un bel po' di danni, ma sono stati risolti, dai. Io direi che questo sarà stato avrò perso probabilmente un 20 euro circa, ma va bene. Mi sta bene lo stesso, ok? Mi sta bene lo stesso. Avevo fatto il preventivo solo per BQ, praticamente, alla fine. Perché BQ risultava appunto in cortocircuito e risultava tutto corroso attorno. Quindi avevo visto solo quello. Il resto è venuto fuori dopo e non potevo saperlo. Quindi vabbè, pazienza.
Ragazzi, il video termina qui. Adesso si sta pure scaricando le cose, gli aggiornamenti dei giochi. Il video termina qui. Grazie per aver visto. Lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi e abbonatevi se volete. Ok? E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao, alla prossima riparazione.